Nelle scorse ore l'Inter ha diramato la lista dei 23 giocatori che potranno giocare alla nuova Champions League che esordirà in questa stagione. Dall'Inter in particolare ci si aspettavano 2 esclusioni a causa del fatto che all'interno della rosa sono presenti solo 2 giocatori invece che 4 inseribili nella categoria dei giocatori formati nel club. Secondo le regole della Champions, infatti, se come in questo caso invece che 4 giocatori inseribili in una specifica categoria ce ne sono di meno, nel nostro caso 2, gli altri 2 li perdi di fatto dal numero complessivo di giocatori che normalmente sarebbero 25, quelli inseribili in lista Champions, e invece a causa di questo l'Inter appunto ne ha potuti inserire solo 23. C'era un po' di attesa quindi rispetto alla lista dell'Inter che era legata alle scelte, a chi sarebbe stato escluso da questa selezione, con delle prime indiscrezioni che davano per scontata l'esclusione di Buchanan, visto che è infortunato e che quindi si pensava che dovesse saltare di fatto la prima fase della Champions League quasi integralmente, e sul secondo nome tra gli esclusi si giocava principalmente su uno tra Correa e Palacios, ragionando quindi soprattutto a livello tecnico se inserire un attaccante in più che potesse far comodo rimanendo più corti in difesa, oppure inserire appunto il nuovo acquisto Palacios, essere nel numero giusto sia in difesa che in attacco. Mentre vi mostro, per chi ci segue da YouTube, la lista ufficializzata, vi dico anche che da questo punto di vista c'è stata una notizia, secondo me per certi versi sorprendente, che riguarda appunto i giocatori compresi ed esclusi. Buchanan infatti è stato compreso a sorpresa all'interno di questa lista insieme a tutti gli altri. L'altro forse che qualcuno dava lievemente in dubbio, ma fino ad un certo punto, era Arnautovic, e infatti con Buchanan compreso sono rimasti fuori Correa e Palacios, entrambi quelli che venivano dati in dubbio ieri. Questo secondo me ci porta a poter fare delle considerazioni, in particolare 3, intorno a questi 3 giocatori e alle prospettive relative a loro nel futuro di questa stagione dell'Inter. Le facciamo insieme, quindi ben ritrovati amiche e amici passione interisti. In questo nuovo contenuto vi chiedo come sempre di cliccare sul tasto iscriviti se ancora non lo avete fatto. Siamo vicini ai 70.000, quindi mi raccomando dateci una mano, siamo vicini a riempire San Siro, dai, ne mancano ancora un po', però pian pianino, un passo alla volta ci arriviamo, anche e soprattutto grazie al vostro supporto. Allora, mi sono appuntato 3 o 4 cose che volevo dirvi rispetto a questo discorso della lista Champions e rispetto all'indizio che secondo me ci arriva dal fatto che sia stato compreso Buchanan ed esclusi gli altri 2. Partendo dal tema Buchanan, la prima questione che mi viene da dire e che rappresenta forse la prima notizia che ci dice questa lista è che di fatto Buchanan, dal suo infortunio, che ricordiamo era serio, la frattura della tibia rimediata allo scorso luglio, ecco, Buchanan rientrerà prima di quanto si pensava e diceva 2 mesi fa. Al tempo, se vi ricordate, si diceva rientrerà tra dicembre, qualcuno addirittura diceva gennaio. A questo punto mi viene da pensare come minimo novembre, con delle previsioni ottimistiche che dicono addirittura nel mese di ottobre. Quindi saremmo veramente molto vicini al rientro a disposizione del canadese. Da questo punto di vista, quindi, ricordiamoci anche che la nuova Champions League, in questo suo nuovo formato, copre un periodo più lungo nella sua fase iniziale, perché la fase a gironi della Champions, per come l'abbiamo conosciuta fino all'anno scorso, durava di fatto fino a inizio dicembre, più o meno. In questa nuova Champions, invece, l'ultima giornata della prima fase, che è andata tra virgolette a sostituire appunto la fase a gironi, è il 29 gennaio, quindi dura fino alla fine di gennaio. Poi, come sapete, c'è anche la possibilità di una doppia sfida playoff nel caso si arrivi dal 9 al 24esimo posto della classifica, che è addirittura a metà febbraio, quindi è un arco di tempo molto più lungo. È chiaro che a questo punto, tornando come si pensava inizialmente tra dicembre e gennaio, per quanto riguarda Buchanan, con tanto peraltro di preparazione e riatletizzazione da recuperare e da comprendere nel discorso, il rischio era che Buchanan di fatto fosse a disposizione giusto per le ultime 2 partite, quella del 10 e appunto del 29 gennaio, che peraltro, se tutto andasse molto bene, potrebbe anche essere, tra virgolette, inutile rispetto alla definizione ultima del posto dell'Inter nel passaggio del turno diretto, oppure no.
Se invece tornerà prima, quindi fra novembre e ottobre forse, come dicevamo, è evidente che cambia tutto. Dalle 2 partite uniche che avrebbe potuto giocare nella prima situazione, escludo che possa essere a disposizione già per quella dell'1 ottobre contro la Stella Rossa, la seconda giornata. Potrebbe magari puntare allo Young Boys del 23 ottobre, quindi si giocherebbe dalla terza giornata in poi. Volendo essere un pizzico più prudenti ancora, dal 6 novembre contro l'Arsenal sarebbero comunque 3 partite in più rispetto a quelle che avrebbe giocato nella prima opzione di dicembre-gennaio. E allora cambierebbe tutto, e allora avrebbe anche senso comprenderlo, anche se ad oggi ancora indisponibile. Venendo invece all'altro giocatore su cui sembrava potessero esserci possibilità, non tanto Correa quanto Palacios, a livello tecnico-tattico, ragionandoci, l'esclusione di Palacios in realtà non è troppo sorprendente. È vero che l'investitura che gli viene data è quella di vice bastoni, quindi prima riserva di un ruolo, e in quanto prima riserva di un ruolo è un giocatore importante, perché se ti manca il titolare, quello ti serve in qualche modo. Nel caso di Palacios però, l'abbiamo detto tante volte in queste settimane, a parte che è arrivato da pochissimo, visto che l'affare si è sbloccato veramente nelle ultime ore di mercato, è giovane, arriva da tutt'altra realtà, tutt'altro campionato, tutt'altro schema anche per certi versi, deve imparare la lingua, deve ambientarsi, deve imparare soprattutto con calma le dinamiche e i movimenti del calcio di Inzaghi, che ne dicano commentatori esterni che a cui spesso stiamo un po' antipatici. A quanto pare è un gioco molto difficile, è un gioco molto bello da vedere, ma che richiede del tempo per potervisi integrare. E conoscendo proprio Inzaghi, per come l'abbiamo imparato a conoscere in questi anni, è facile pensare che per un po' di tempo, soprattutto qui all'inizio, ecco, lo spazio che riserverà a Palacios sarà centellinato. E questo a maggior ragione immaginando e ragionando sulla Champions, che è una competizione anche più complessa, più delicata, dove per certi versi c'è anche più pressione rispetto al campionato, forse sarebbe stato comunque difficile pensare di vederlo in campo. E legando quindi questi due temi, ovvero il fatto di aver compreso Buchanan e di aver escluso Palacios, c'è un'altra cosa che possiamo notare. Avendo rinunciato a Palacios, è evidente, come dicevo prima, che ti manca una prima riserva dell'11 titolare. Quindi, almeno in questa prima fase della Champions League, Carlos Augusto dovrà fare ancora potenzialmente il doppio ruolo, esterno sinistro come vice di Marco, ma in caso di assenza di bastoni, all'occorrenza sarà lui a prenderne il posto. E avendo compreso invece Buchanan, è facile allora pensare, questo sarà tutto da vedere, ma è facile pensare che una volta recuperato e pronto naturalmente per tornare in campo, potremmo tornare a vedere un Buchanan quinto di sinistra, che sarebbe una soluzione che personalmente non mi fa impazzire. Io già quando lo vedevamo nelle prime volte dicevo io vorrei vederlo a destra, è lì che secondo me può darci una mano anche nell'ottica delle caratteristiche degli altri esterni destri che oggi l'Inter ha a disposizione. Però sarebbe obiettivamente una soluzione in continuità con quello che Inzaghi ci ha fatto intravedere nelle ultime partite dello scorso campionato, in cui appunto Buchanan ha giocato sempre da quinto di sinistra quando è stato messo in campo, e non ha fatto neanche malaccio, ha fatto anche gol a Frosinone, ma non solo, quindi poi ci ha anche già giocato in Belgio, non è una novità assoluta. C'è questa possibilità, quindi almeno in Champions League, in cui appunto Palacios non sarà nella lista. Queste sono secondo me le 3 cose che possiamo notare. Chiudo facendo una piccola precisazione, non so neanche come definirla. È molto facile a livello anche proprio di ragionamento, quando escono queste liste dove qualcuno è dentro e qualcuno è fuori, è facile venire a pensare che quelli esclusi siano esclusi completamente. Cioè, no, nel senso, essere esclusi dalla lista Champions League non significa essere ostracizzati dalla vita di Appiano Gentile ed essere messi fuori squadra. Anzi, paradossalmente, questa è una cosa che vi voglio dire, chi è rimasto fuori dalla lista Champions League potrebbe essere visto in realtà con un occhio di maggiore riguardo nelle rotazioni in campionato, laddove qualcosa va fatto di sicuro, soprattutto dopo questa prima sosta e quindi con l'inizio delle partite ogni 3 giorni, delle rotazioni di un certo modo vanno fatte perché gli impegni sono tanti e non possiamo giocare sempre con i titolari, soprattutto quelli piuttosto vecchi. Quindi qualcosa va fatto. Un giocatore che non è in lista Champions, quindi lì non lo puoi proprio avere, e invece ce lo hai in lista Serie A, potrebbe essere considerato in maniera un pochino diversa proprio in quest'ottica qui, e magari
potrebbe ricevere qualche minuto in più di spazio nelle gare di Serie A, naturalmente vista la portata di questi giocatori esclusi, non in Inter Milan e in Inter Juventus, però magari negli Inter Lecce, Inter Cagliari, con tutto il rispetto, si potrebbe prendere questo tipo di decisione. Vale questo per Palacios, per il quale però vale anche quello che dicevo prima, quindi immagino ci sarà comunque prudenza. Se dovesse rimanere, non escludo che valga anche per Correa, sul quale l'Inter, notizia di queste ultime ore, sta comunque provando anche in queste ore a piazzarlo nei pochi mercati ancora aperti in giro per l'Europa e non solo. Però se dovesse rimanere, cosa che secondo me ad oggi è l'opzione più probabile anche solo per ragioni di tempo, rimane un giocatore nelle mani del tecnico che lo ha lanciato alla Lazio, col quale si è sempre trovato bene, e rimane peraltro inserito in un reparto, quello d'attacco, in cui con Arnautovic hai anche un giocatore non sempre sano e non sempre integro. Quindi mettendo insieme tutto, mettendo insieme l'eventualità, che chiaramente dobbiamo augurarci non avvenga, ma che però è plausibile, di qualche infortunio, qualche problemino, anche Correa, secondo me, in campionato, in qualche partita, potrebbe avere dello spazio. Lo sto dicendo da qualche settimana, vi sto preparando a questo scenario che so non essere proprio ben augurante, e lo capisco, non vale anche per me, non è che lo dico perché me lo auguro, anzi. Però ecco, teniamo da conto anche di questo, quindi ci sarà spazio per tutti, aggiungo ci dovrà essere spazio per tutti quest'anno. Io già l'anno scorso lo dicevo, se ricordate, però quest'anno ancora di più, secondo me non si potrà transigere molto rispetto alla gestione delle forze dei giocatori. Ogni volta sarà possibile, andranno fatti riposare soprattutto quelli un po' più vecchiotti, e comunque andranno gestite bene le forze, perché il rischio è veramente di implodere a metà stagione, e poi i punti che perdi sia in Champions che in campionato possono essere veramente decisivi. Questo era tutto, fatemi sapere a questo punto nei commenti cosa ne pensate di tutte queste riflessioni che ho fatto, e se volete, se vi è venuto in mente altro in questi ragionamenti sulle liste, scrivetele, aggiungetele, contribuite al dibattito, che è sempre molto piacevole. Vi ricordo allora di lasciare intanto un click sul tasto mi piace se vi è piaciuto il contenuto, e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete contribuire al nostro progetto ed entrare a far parte della nostra grande community di interisti veramente da tutto il mondo. Ed infine, come sempre, vi ricordo, per chi mi sta seguendo in podcast, in descrizione trova il link per un altro approfondimento da recuperare. Se mi stai seguendo su YouTube invece te lo lascio proprio qui.